Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi condivido con voi un sistema di fissaggio di scatole elettriche sulla muratura con l'utilizzo di una schiuma poliuretanica. Venite con me. Questa tecnica di muratura di una scatola 503 abbastanza veloce e pulita è stata da me utilizzata per fissare una scatola ad un cappotto termico interno. Questa tecnica può essere anche utilizzata per qualsiasi parete interna in foratelle, mattoni forati, eccetera, per realizzare una piccola aggiunta al nostro impianto elettrico. Vediamo come procedere al fissaggio su questo cappotto interno in pannelli di stiferite, un materiale altamente isolante. Innanzitutto ci procuriamo una nuova bomboletta di schiuma poliuretanica. Io uso questa universale della Fisher, di cui vi metterò il link in descrizione. In secondo luogo ci servirà una comunissima scatola elettrica 503, quindi da 3 moduli, che andremo provvisoriamente a fissare su una lastra di plexiglass come questa, sulla quale ho ricavato 4 fori in corrispondenza dei 4 lati della scatola, attraverso i quali inserirò la cannuccia per la schiuma poliuretanica. Su questa lastra, dello spessore di circa 5 mm, andò a spruzzare del WD-40 che fungerà da distaccante per la schiuma poliuretanica. Sul lato del distaccante andrò a fissare la scatola 503 che intendo murare alla parete. Naturalmente ho già predisposto 2 fori in corrispondenza delle viti con le quali andrò a bloccare la lastra alla scatola. Su queste viti con della colla a caldo ho ricavato dei piccoli perni per favorire l'avvitamento. Per lo spessore della lastra è consigliabile non scendere al di sotto dei 5 mm. Bene, il mio aggeggio murascatole è pronto per l'utilizzo. Naturalmente all'interno del foro sul muro dovrà esserci abbastanza spazio per inserire la cannuccia della schiuma. Tuttavia, nel mio caso specifico ho bisogno di una scatola passante, pertanto sono andato a rimuovere il fondo della scatola che andrò a fissare su questa lastra. Una volta effettuata la traccia nel muro, potrò andarvi ad inserire la mia scatola con la relativa lastra. Modificando i fori di fissaggio con questa lastra possiamo murare scatole di diversa grandezza. Bene, vado ad inserire la scatola all'interno della traccia ponendo la lastra allo stesso livello della parete circostante. Trattandosi di una parete in stiferite ho effettuato il foro un po' troppo stretto, ma niente paura, per il fissaggio basteranno anche 2 lati della scatola. A questo punto procuriamoci un oggetto pesante di ferro tipo questo per bloccare la lastra sulla parete, in modo da contrastare la spinta della schiuma. Agitiamo per bene la nostra bomboletta di schiuma poliuretanica. Vado ad inserire la schiuma attraverso il foro. Non esagerate con la pressione, basta poca schiuma per ciascuna scatola. Con una bomboletta riusciremo a fare almeno una decina di scatole. In questo caso, essendo il foro abbastanza preciso, sarà necessaria pochissima schiuma. Lasciamo essiccare la schiuma per almeno dalle 3 alle 5 ore a seconda che sia d'estate o d'inverno. Siamo in estate e quindi trascorse circa 3 ore possiamo andare a rimuovere il nostro blocco e andare a svitare le viti che bloccano la scatola sulla lastra prima di toglierla completamente dalla parete. Grazie al WD-40 usato come distaccante, la lastra si toglierà facilmente dalla parete, mentre la scatola rimarrà fissata alla stessa. A questo punto la rasatura con l'intonaco chiuderà tutti i fori eventualmente rimasti aperti nel fissaggio di questa scatola.
Questa tecnica può essere utilizzata anche per scatole ove siano già presenti fili elettrici, avendo l'accortezza di coprirli con del nastro isolante. Infine, non dimenticate di rimuovere tutta la schiuma penetrata all'interno della scatola, perché in caso di cortocircuito la schiuma è altamente infiammabile. Nel caso potrete anche utilizzare una schiuma ignifuga. Con questa tecnica la scatola è perfettamente murata allo stesso livello della parete circostante. L'intonaco finale compenserà eventuali fori ancora rimasti aperti. Questo sistema può essere validamente utilizzato anche per strutture in cartongesso. Ogni volta che fisserete una nuova scatola dovrete necessariamente aggiungere il distaccante VD40 sulla superficie della lastra. Bene, a questo punto ho già fissato con delle puntine una rete porta intonaco. Vado ad intonacare questa parete cominciando proprio dalla scatola elettrica. Come intonaco rasante utilizzo una malta cementizia Mapetherm AR1 specifica per cappotti. Prima di applicare la malta ricordatevi di togliere la corrente per evitare che il differenziale possa scattare a causa dell'acqua presente nella malta. In un altro video presente nel mio canale ho illustrato la procedura di intonacatura nel dettaglio, vi lascerò il link qui in alto a destra. Effettuata questa prima rasatura passiamo dell'intonaco fino, sempre attraverso la spatola americana e il relativo frattazzo. Trattasi di un intonaco di finitura Fassa Bortolo IF18 a base di calce e cemento bianco per interni, venduto in sacchi da 25. Una volta terminata la stesura su tutta la parete, nel giro di qualche ora possiamo andare a lisciare il nostro intonaco, magari effettuando anche più riprese, con un energico movimento circolare e inumidendo di tanto in tanto il frattazzo in spugna. Al termine di questo processo la nostra parete avrà una consistenza liscia e pronta ad ospitare la pittura traspirante che vorremmo utilizzare. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando un bel pollice in su, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.